Ciao e bentornato. In questa lezione parliamo di un filtro che è caratteristico proprio della fotografia di paesaggio, il filtro polarizzatore. La funzione principale di questo filtro è proprio quella di aumentare il contrasto, il saturare i colori presenti in scena e eliminare eventuali difetti come bagliori e riflessi che sono spesso presenti nella fotografia di paesaggio. Come puoi vedere anche da questa rappresentazione c'è una bella differenza tra usare un polarizzatore o non usarlo. Soprattutto un classico effetto caratteristico di questo strumento sono i cieli veramente saturi di colore, come per esempio in queste mie immagini dove ho sempre usato il polarizzatore. Ma come funziona questo strumento? Quali sono i segreti delle sue potenzialità? Il polarizzatore essenzialmente sfrutta alcune caratteristiche della luce. La luce, per esempio, di una lampadina o del sole è una luce non polarizzata, dove quindi le particelle, i fotoni, vibrano in direzione abbastanza casuale, non su determinati piani. Vibrano praticamente su tutte le lunghezze d'onda. Il polarizzatore praticamente riesce a schermare questa luce non polarizzata, permettendo il passaggio di una sola componente, creando appunto questa luce chiamata polarizzata, che quindi vibra su un unico piano. In questo modo vengono attenuati tutti i difetti derivanti dalla luce non polarizzata, che avendo vibrazioni casuali dei suoi fotoni possono causare appunto bagliori, riflessi o attenuazioni del contrasto e del colore presente in scena. Generalmente possiamo individuare tre diversi fenomeni di polarizzazione: lineare, circolare ed ellittica. Nella fotografia riscontriamo due soli fenomeni che sono quello lineare e circolare e quindi abbiamo due diverse classi di polarizzatore. Abbiamo il polarizzatore lineare che ha la sigla PL e il polarizzatore circolare che generalmente ha la sigla CPL. Entrambi svolgono la stessa funzione, quindi polarizzano la luce che entrerà all'interno della nostra fotocamera. Ma ormai in commercio trovi solo polarizzatori circolari, quindi presta attenzione se compri magari un polarizzatore usato che ci sia la sigla CPL, perché il polarizzatore lineare può creare dei seri problemi con l'autofocus di alcuni obiettivi. Questo problema si verifica nelle reflex moderne che presentano uno specchio interno che è semitrasparente, perché è necessario per l'autofocus praticamente la luce che entra viene riflessa verso lo specchio ma nel mirino, ma una piccola percentuale passa attraverso questa piccola porzione di specchio trasparente e va poi ai sensori di autofocus che permettono di mettere a fuoco poi l'immagine. Appunto l'accoppiata reflex semitrasparente e polarizzatore lineare crea problemi di autofocus. E comunque diciamo, la lettura dell'esposimetro, di luce da parte dell'esposimetro, dipenderebbe anche dall'incidenza con il quale viene colpito diciamo, questo specchio dalla parte dei raggi. Quindi il concetto principale è quello di utilizzare un polarizzatore circolare CPL. Questa tipologia di polarizzatori si trova solo in forma appunto circolare, qui da avvitare sull'obiettivo, non puoi trovarlo in lastra, ed è composto essenzialmente da due polarizzatori sovrapposti. Abbiamo uno lineare che quindi polarizza la luce linearmente e prima di arrivare diciamo, all'obiettivo c'è un altro che trasforma questa polarizzazione in circolare. Perché facciamo questo? Perché comunque la polarizzazione lineare è quella che è efficace appunto per schermare eventuali riflessi e bagliori. Se utilizzassimo solo la polarizzazione circolare non avremmo la stessa efficacia. Quindi si cerca di superare questo problema dell'autofocus mettendo due polarizzatori uno di fila all'altro, in modo tale da ottenere il vantaggio da entrambi questi strumenti. Quindi anche nel caso di utilizzo di filtri a lastra, come succede a me con i filtri Nisi, il polarizzatore è sempre circolare. Viene montato sull'holder, ma rimane sempre circolare. E tutti i polarizzatori presentano la possibilità di far ruotare il polarizzatore circolare a 360 gradi, in modo tale così da dosare l'effetto desiderato. Vedi qua sull'holder, su questa rotella, ti permette di far ruotare il polarizzatore circolare. In questo modo, come puoi vedere anche in questa rappresentazione, decidi l'effetto che vuoi dare. Qua si traduce essenzialmente in scurezza dell'immagine, ma come vedremo poi sul campo, ruotando il polarizzatore circolare in un ambiente come un paesaggio, cambia la zona di polarizzazione, quindi puoi andare a decidere se polarizzare il cielo, polarizzare il mare, quel fiume, andare a decidere dove andrà a cadere l'azione del polarizzatore, che comunque non è totale, non avviene su tutta la scena, avviene sempre su una piccola porzione di tutta la composizione. Ovviamente questo filtro, come gli altri, è molto diffuso, lo puoi trovare tranquillamente ovunque. Il prezzo varia intorno ai
120 euro più o meno, qualcosa del genere, sempre in base alla qualità, e anche in questo caso di solito Nisi è del top gamma. Il filtro polarizzatore Landscape è veramente uno spettacolo, come poi avremo modo di provare. E con questi ultimi concetti si conclude anche questa panoramica sul filtro polarizzatore. Ovviamente non finiamo di conoscere questo strumento, perché approfondiremo tutti questi concetti anche nelle prossime lezioni, quando andremo a usare il filtro polarizzatore direttamente sul campo. Per esempio, non ti ho detto che l'azione del filtro polarizzatore dipende molto dai raggi incidenti della luce. Per esempio, quando i raggi del sole sono laterali, si ha un'azione massima del filtro polarizzatore, mentre quando i raggi del sole sono frontali, l'azione è praticamente nulla. Ma questo è un argomento, come ti dicevo, che affronteremo direttamente sul campo. In questa lezione abbiamo fatto solo una breve panoramica per capire cos'è questo strumento e perché è così importante per la qualità dei nostri scatti. Ci vediamo nella prossima lezione. Ciao e bentornato. Nel video di oggi proseguiamo il nostro discorso sul polarizzatore. Abbiamo visto come funziona questo strumento, quindi come cambia la luce da non polarizzata a polarizzata. Abbiamo visto che questo elemento è solo circolare proprio per questa conformazione, diciamo, della luce, e che per cambiare l'effetto, diciamo, di questo elemento basterà ruotare il filtro polarizzatore al di sopra dell'obiettivo e cambierà ovviamente la zona polarizzata nella nostra immagine. Tra i pregi più importanti di questo filtro abbiamo detto che abbiamo un aumento del contrasto e della saturazione, ovviamente nella zona polarizzata, e una diminuzione dei riflessi o comunque dei bagliori, per esempio in un corso d'acqua, se andiamo ovviamente a polarizzare quella zona. Bene, adesso vediamo nella pratica questi concetti che abbiamo espresso, come vengono visualizzati nelle nostre immagini. Ho pensato molto a come fare questa lezione, se fare l'uscita in campo classica, quindi farti vedere una fotografia senza polarizzatore o con polarizzatore nelle diverse inclinazioni, ma penso che il modo migliore per farti capire come funziona questo elemento è farlo attraverso un video. Quindi sono andato sul campo, ovviamente, ho montato il polarizzatore sulla mia fotocamera e ho girato un video invece che fare delle fotografie. E ho girato continuamente la rotellina del polarizzatore, in modo tale da farti vedere l'effetto per ogni istante. Quindi andiamo a vedere un attimo sul video. La scena è quella del filtro ND, non abbiamo nessun altro filtro montato, abbiamo solo il polarizzatore. In questo caso concentriamoci maggiormente sul cielo. Facciamo un primo giro del polarizzatore e vedi come cambia, soprattutto nella parte centrale del cielo, il contrasto e la saturazione. Però facci caso, il cielo è molto più scuro, saturo e comunque contrastato nella parte centrale dove ci sono le nuvole. Nelle parti laterali, sia a destra che a sinistra, il cielo è molto più chiaro. E questo fattore ti assicuro che in fase di post-produzione è molto difficile da eliminare. Bisogna agire localmente con dei filtri graduati, dei filtri comunque locali, un pennellino, e comunque ci vuole molto più lavoro. Quindi generalmente quando si ha una vasta porzione di cielo, come in questo caso, non si tende a polarizzare il cielo, ma si tende a polarizzare altre zone. Come in questo caso l'acqua, puoi polarizzare anche per esempio un prato, aumentando ovviamente il contrasto e la saturazione di quella zona. E questo secondo me è un fattore molto importante nell'utilizzo del polarizzatore. Si tende generalmente a dire che il polarizzatore fa il cielo blu, ma non è così. Il polarizzatore fa il cielo blu in un punto. Se poi il cielo è una porzione limitata, andiamo ovviamente a saturare e a polarizzare tutto il cielo. Ma se il cielo ha una porzione della scena molto vasta come in questo caso, andiamo a rischiare di rovinare la nostra fotografia e magari buttarla direttamente, perché in post-produzione non riusciamo a agire. Ovviamente in questo caso l'azione del polarizzatore c'è perché il sole è laterale alla fotocamera, come puoi vedere è sul lato sinistro. E vedendo poi gli scatti con una leggera post-produzione, comunque come vengono fatti, senza migliorare ovviamente il problema, guarda come satura la zona centrale o comunque una porzione del cielo in base ovviamente a come è girato il polarizzatore rispetto alle altre. E intanto puoi vedere un difetto classico nella fotografia di paesaggio, che sono queste macchioline che sono la polvere sul sensore. Un difetto chiaramente antiestetico si può eliminare abbastanza facilmente di solito, soprattutto quando hai queste porzioni del cielo che sono abbastanza omogenee, ma comunque è sempre meglio pulire il sensore. Una cosa che io faccio abbastanza spesso, ma non stresso più di tanto il sensore, preferisco poi magari correggere alcuni eventuali difetti in post-produzione. In questo altro spezzone di video invece ho eliminato la componente del cielo e ci concentriamo ovviamente sull'attenuazione dei riflessi sul mare e vedi come cambia ruotando il polarizzatore. Ti ricordo che io ruoto continuamente il polarizzatore mentre giro il video, come cambiano i riflessi. Una cosa che poi puoi vedere anche nelle fotografie che ho scattato, sempre ruotando il polarizzatore nelle varie posizioni. Quindi questo elemento è meramente valido per eliminare i riflessi, i bagliori
e rivelare il mondo sottostante all'acqua. Quindi nel caso tu sia indeciso tra il cielo e l'acqua, io generalmente ti consiglio di scegliere l'acqua, perché comunque regala molte più emozioni rispetto al cielo, che puoi saturare e contrastare anche in post-produzione. Poi un'altra spezzone di video che voglio farti vedere, in questo caso abbiamo sia la componente del cielo, ma molto minore rispetto al primo caso, e abbiamo ovviamente la componente dell'acqua. Concentriamoci prima sul cielo, vedi come cambia la saturazione, anche ovviamente la luminanza del cielo, ma cambia in maniera praticamente totale, e quindi possiamo agire poi in post-produzione molto più facilmente. Ma al massimo secondo me in questa scena si ottiene guardando l'acqua. Veramente uno spettacolo secondo me l'azione del polarizzatore in questi casi. Poi ti permette di rivelare dei particolari che rimarrebbero nascosti. Quindi hai visto come ruotando semplicemente questo elemento si ha un cambio di effetto abbastanza drastico all'interno dell'immagine. Tieni sempre presente quando vai a utilizzare il polarizzatore queste due cose. L'inclinazione del Sole deve essere di 45 gradi o comunque vicino ai 45 gradi se vuoi avere l'azione del polarizzatore, e soprattutto ricordati che il polarizzatore va a polarizzare una certa zona dell'immagine. E quindi ricordati di questo fattore soprattutto quando decidi di andare a polarizzare il cielo, perché sennò rischi veramente di lavorare molto in post-produzione o nei casi più estremi di buttare quella fotografia perché non è lavorabile. Poi un'ultima cosa prima di concludere è ricordati che guardare le fotografie in post-produzione e vedere l'effetto, diciamo, del polarizzatore è una cosa abbastanza semplice. Vedere l'effetto direttamente mentre stai girando il polarizzatore con il sole è un altro discorso, nel piccolo schermo, nel mirino, è veramente un altro discorso. Quindi magari fai più fotografie per avere la certezza di avere quel risultato e cerca di coprire maggiormente il live view dal sole, quindi magari metti un piccolo panno o una maglia che hai a disposizione a coprire la tua testa e la fotocamera in modo tale da essere completamente all'ombra e vedere veramente l'azione del polarizzatore dove va a colpire. E ti ripeto, fai magari più fotografie ruotando il polarizzatore in modo tale da avere più possibilità di avere la scena che desideravi fotografare. Detto questo, direi che su questo elemento non c'è tanto altro da dire. Ci vediamo nel prossimo video.